Hi, this is Robert from Lingo Cradle. If you love languages, you've come to the right place. You can learn more about our approach on lingocradle.com. For now, enjoy the free material and let the language sink in. Dialogo 7. Primo giorno di scuola. Dialogue 7. First day of school. Stefano, alzati, sono già le 7. Farai tardi a scuola. Stephen, get up. It's already 7 o'clock. You're going to be late for school. Ah, no, mamma, ho ancora abbastanza tempo. Lasciami dormire ancora un po'. No, Mum. I still have enough time. Let me sleep a little more. Alzati, dormiglione. La prossima volta vai a letto prima, così non sarai così stanco la mattina. Get up, sleepyhead. Next time, go to bed earlier. Then you won't be so tired in the morning. Lasciami dormire ancora un po', per favore. Non ho neanche bisogno della colazione. Let me sleep a little more, please. I don't need breakfast either. Questo è fuori questione. La colazione è il pasto più importante della giornata. Alzati, lavati e vestiti. That's out of the question. Breakfast is the most important meal of the day. Get up, wash yourself, and get dressed. Ok. Odio la scuola. Okay. I hate school. La scuola non è il problema. Il problema è che la sera guardi sempre troppo a lungo la televisione. School is not the problem. The problem is that you always watch TV for way too long in the evening. Mamma, dov'è il mio nuovo paio di jeans? Mum, where's my new pair of jeans? Come faccio a saperlo? Probabilmente è dove l'hai messo ieri sera. How should I know? They're probably where you put them last night. Non riesco a trovarli. Volevo davvero indossare il mio nuovo paio di jeans per il primo giorno di scuola. I can't find them. I really wanted to wear my new pair of jeans on the first day of school. Allora indossa qualcos'altro oggi. Stai andando a scuola e non ad una sfilata di moda. Then wear something else today. You're going to school and not to a fashion show. Dialogo 12. Ospiti a cena. Dialogue 12. Dinner guests. Abbiamo davvero bisogno di fare la spesa oggi. We really need to do some grocery shopping today. Perché? Abbiamo fatto la spesa ieri, no? Why? We went shopping yesterday, didn't we? Ti sei dimenticato che i miei genitori vengono a trovarci oggi? Li abbiamo invitati a cena. Have you forgotten that my parents are coming to visit today? We've invited them for dinner. Oh sì, me ne sono completamente dimenticato. Sai già cosa preparerai? Oh, yeah. I've totally forgotten about that. Do you already know what you're going to make? Sì, certo. Che cosa dici? Se non sapessi cosa cucinare stasera saremmo davvero nei guai. Yes, of course. What do you think? If I didn't know what to cook tonight, we'd really be in trouble. E cosa cucinerai? And what are you going to cook? Preparerò il piatto preferito dei miei genitori. Entrambi amano la cucina italiana, così farò le lasagne. I'm going to make my parents' favorite meal. They both love Italian food. That's why I'm making lasagna. Ottima idea. Sai che anch'io adoro le lasagne. Spero che ci sarà il tiramisù per il dolce. Adoro il tiramisù. That sounds great. You know I love lasagna too. Hopefully we'll have tiramisu for dessert. I love tiramisu. Certo che farò il tiramisù. So che hai un debole per i dolci proprio come mio padre. Io e la mamma mangeremo un po' di gelato. Of course I'll make tiramisu. I know you have a sweet tooth just like my dad. Mum and I are going to have some ice cream. Perfetto, così ci sarà più tiramisù per me e tuo padre. Excellent.
That way there'll be more tiramisu for me and your father. Però se non finisci il piatto principale non ci sarà nessun dessert per te. But you know, if you don't finish the main course, there won't be any dessert for you. Stai scherzando, vero? Non sono più un bambino. You're kidding, right? I'm not a child anymore. Certo che sto scherzando, ma non credo che avrai molta fame dopo aver mangiato una zuppa come antipasto e le lasagne come piatto principale. Of course I'm kidding, but I don't think you'll be very hungry after eating soup for a starter and lasagna as the main course. C'è sempre spazio nel mio stomaco per i dolci. Non ti preoccupare. There is always room in my stomach for sweets, don't worry. Dialogo 54. Problemi con il computer in ufficio. Dialogue 54. Problems with the computer in the office. Quando ho acceso il mio computer questa mattina, lo schermo è diventato improvvisamente tutto nero. When I turned on my computer this morning, suddenly the screen went all black. Oh, perbacco! Cosa hai fatto allora? Oh my goodness, what did you do then? All'inizio ho pensato che il cavo di alimentazione si fosse allentato, ma non era così. Poi ho provato ad avviare di nuovo il computer, ma lo schermo è rimasto nero. At first, I thought the power cable had come loose, but that wasn't the case. Then I tried to start the computer again, but the screen remained black. Hai chiamato il nostro tecnico informatico? Did you call our IT technician? Sì, ma all'inizio il suo numero era sempre occupato. A quanto pare non ero l'unico ad avere problemi con il computer. Allora sono andato nel suo ufficio per parlargli del mio problema di persona. Yes, but at first his number was always engaged. Apparently, I wasn't the only one who had problems with his computer. I then went to his office to talk to him about my problem in person. E cosa ha detto? And what did he say? All'inizio niente, perché il telefono squillava in continuazione. Tutti i computer della nostra azienda erano fuori uso. È stato un vero disastro. At first, nothing, because the phone was ringing all the time. All of the computers in our company were down. It was a real disaster. Come è potuta accadere una cosa del genere? Non è possibile che tutti i computer si rompano nello stesso momento. How could something like this happen? It's not possible for all the computers to break down at the same time. I computer non si sono rotti. È stato un attacco hacker. Qualcuno ha bloccato i nostri computer e voleva ricattare la nostra azienda. The computers didn't break down. It was a hacker attack. Someone froze our computers and wanted to blackmail our company. È terribile, sembra la scena di un film. That's terrible. It sounds like a scene from a film. Sì, ma per fortuna il nostro dipartimento IT è stato in grado di risolvere il problema e nel frattempo abbiamo anche avvisato la polizia. Yes, but luckily our IT department was able to solve the problem and, in the meantime, we also notified the police. Temo che non sarà facile rintracciare i colpevoli. La maggior parte di loro opera all'estero e sulla darknet. I'm afraid it won't be easy to track down the perpetrators. Most of them operate from abroad and on the dark net. È vero, fortunatamente abbiamo dei backup su un server esterno per tutti i file con cui lavoriamo. That's true. Fortunately, we have backup set up on an external server for all the files we work with. Dialogo 70. Special Olympics. Dialogue 70. Special Olympics. Le Special Olympics iniziano la prossima settimana. Sapevi che uno studente della nostra scuola è un membro della squadra nazionale giovanile di pallamano? The Special Olympics are starting next week. Did you know that a student from our school is a member of the Youth National Handball Team? No, non ne avevo idea. Intendi il ragazzo biondo che è su una sedia a rotelle? No, I had no idea. Do you mean the blonde boy who's in a wheelchair? Sì,
È esattamente lui. La mia amica è nella sua stessa classe e mi ha detto che si allena 3 volte la settimana e spesso partecipa a tornei nei fine settimana. È stato anche spesso all'estero con la sua squadra. Yes, that's the one I'm talking about. My friend goes to the same class as him, and she told me that he practices 3 times a week and often participates in tournaments at the weekends. He's also been abroad a lot with his team. È davvero eccezionale. La pallamano è uno sport fisicamente impegnativo, ma ho notato che ha braccia molto muscolose. Probabilmente ne ha bisogno perché non ha una sedia a rotelle elettrica, bensì usa le braccia per muovere le ruote. That's really remarkable. Handball is a physically demanding sport, but I've noticed he has very muscular arms. He probably needs to have strong arms because he doesn't have an electric wheelchair, but uses his arms to move the wheels. Non è solo molto atletico, ma anche un ragazzo davvero simpatico. Ho chiacchierato con lui un paio di volte mentre aspettava che i suoi genitori lo venissero a prendere a scuola con la loro macchina. He is not only very athletic, but also a really nice guy. I chatted with him a few times when he was waiting for his parents to pick him up from school by car. Sfortunatamente finora lo conosco solo di vista, ma sono sicuro che è simpatico. Sono sempre molto impressionato dalle prestazioni degli atleti alle Special Olympics. Unfortunately, I only know him by sight, but I'm sure he's nice. I'm always very impressed by the achievements of the athletes at the Special Olympics. Anch'io non sono solo impressionata dalle loro prestazioni sportive, ma sono anche affascinata dal loro atteggiamento positivo nei confronti della vita. Sebbene la maggior parte di loro abbia subito gravi colpi del destino, non si lasciano buttare giù. Me too, but it's not just their athletic achievements that inspire me. I'm particularly fascinated by their positive attitude towards life. Although most of them have suffered severe blows of fate, they don't let these things get them down. Penso che questi atleti siano dei veri modelli per le altre persone. I think these athletes are real role models for other people. Sono totalmente d'accordo con te. Ad ogni modo, non vedo l'ora di guardare le competizioni in TV e ovviamente terrò le dita incrociate per la nostra squadra di pallamano. Chissà, forse il ragazzo della nostra scuola vincerà anche una medaglia. I couldn't agree more with you. At any rate, I'm looking forward to watching the competitions on TV and, of course, I'll keep my fingers firmly crossed for our handball team. Who knows? Maybe the boy from our school will even win a medal. Sarebbe fantastico. In ogni caso è già un risultato eccezionale che partecipi alle Special Olympics. Sono sicuro che i suoi genitori sono molto orgogliosi di lui. That would be fantastic. In any case, it's already an outstanding achievement for him to be participating in the Special Olympics. I'm sure his parents are very proud of him. Credo che la cosa più importante per i suoi genitori sia che sia felice. I think the most important thing for his parents is that he is happy. Copyright by Lingo Cradle. I hope you enjoyed our free material. For more material, both free and available for purchase, please visit our website lingocradle.com.